Ed ecco terminato e vaporizzato il nostro spolverino. È un capo che può essere utilizzato sotto ad un soprabito in inverno, ma tranquillamente utilizzato anche in primavera, perché il filato è leggerissimo, morbidissimo, ma allo stesso tempo è veramente molto molto caldo. È una semplicissima lavorazione perché quando io utilizzo un filato bello come in questo caso con dei colori molto particolari, mi piace soprattutto valorizzare il capo. E quindi naturalmente il filato. È una semplicissima lavorazione, come vi spiegherò durante il video. Partiamo da una lavorazione in verticale per tutta la circonferenza, poi dividerò il dietro con i due davanti, aggiungerò delle catenelle per creare la manica, che avremo un unico corpo, creerò questa leggera scollatura e quindi la manica la potremo utilizzare così scesa oppure con un bel risvolto. Ho deciso di applicare questi bottoni che richiamano appunto i colori del filato. Voi naturalmente potete anche lasciarlo senza bottoni, quindi semplice, metterci un cinturino oppure utilizzare degli altri bottoni. Ho creato sempre con la lana questo, questa asola proprio per non rovinare la lavorazione. Quindi ho lavorato una catenella abbastanza morbida che potesse entrare attraverso il bottone con delle maglie basse. Poi, che altro dirvi? Questo è l'effetto, è veramente fantastico, ma sono fantastici proprio i colori che sono sia invernali che primaverili. Questo è il dietro dello spolverino così come si presenta. E abbiamo effettuato la stessa, effettuerò la stessa lavorazione una volta lavorando nella lunghezza, quindi poi per la circonferenza e poi avremo questo contrasto sopra. Questo è il nostro spolverino, fantastico, spero che vi piaccia, ma soprattutto fidatevi, veramente è un filato eh, che mi ha lasciata veramente, come si suol dire, senza parole, perché non me lo aspettavo proprio per nulla, ma sono stupendi i colori. Spero che vi piaccia, fatemi sapere e ci vediamo al prossimo tutorial. Ben ritrovati, ancora una volta mi sono fidata di Lacaria Store, dove sto acquistando i miei filati. Ho acquistato questo filato della Mistrico, il fiammingo, che è un filato stupendo, sia nei colori, nelle sfumature, ma anche per quanto riguarda la qualità. È un 75% lana merinos e il 25% è microfibra. 100 grammi sono 380 metri, quindi questo è quello che dà la resa, quindi ci permette di poter realizzare un capo senza problemi. Può essere lavorato con l'uncinetto e ferri dei 3,5. Io ho utilizzato l'uncinetto del numero 4 perché come dico sempre dipende dalla mano che una persona ha. Come vi dicevo è un filato fantastico, morbidissimo, caldo, ideale per poter realizzare qualsiasi tipo di capo che lo si voglia. Come vi dicevo, mi sono ancora fidata una volta di Lacaria Store. Quando effettuerete l'ordine, se mettete il nome del progetto di appartenenza, riceverete un omaggio con la spedizione. Quindi, come vi dicevo,
ho effettuato una semplice lavorazione, ma veramente di effetto. Ne parliamo dopo, adesso procediamo con la dimostrazione del lavoro. Il progetto che andiamo a realizzare è uno spolverino nella taglia 44-46. Ho bisogno della circonferenza totale, nel mio caso è 110 cm, poi abbiamo bisogno della lunghezza del sottobraccio e della lunghezza sino al ginocchio, che nel mio caso è di 70 cm. Il multiplo del punto che andiamo a realizzare è di 3, quindi io cosa faccio? Avvio 70 catenelle perché dovrò andare a lavorare nella lunghezza dal sottobraccio alla lunghezza che voglio, nel mio caso ginocchio, quindi i 70 centimetri, ed avvio 129 catenelle considerando sempre il multiplo di 3. Quando andrò a fare la divisione del davanti, dei due davanti con il dietro, avrò i multipli, cioè le coppie di maglie alte, i gruppi di maglie alte che avrò sono nel mio caso 66, quindi dovrò dividere con il dietro e i due davanti. Nel mio caso abbiamo 33, però io cosa faccio? Ne aggiungo una in più sul dietro, quindi sul davanti dividerò 16 e 16, quindi avrò 32 gruppi di maglie, di 3 maglie alte, mentre sul dietro ne metterò 34. Quindi procediamo poi per la lavorazione che man mano vi andrò a spiegare. Avviate le mie catenelle, partendo dall'uncinetto lavoro una, 2 catenelle che con la catenella di base mi formano la prima maglia alta del giro. Salto 2 catenelle di base, vado nella successiva e mi lavoro una maglia bassa. 2 catenelle di separazione, 1, 2, salto 2 catenelle di base, vado nella successiva e mi lavoro una maglia bassa e procedo così sino alla fine del giro. Termino il giro lavorando una maglia alta nell'ultima catenella del giro. Quindi all'inizio e alla fine del giro dobbiamo sempre lavorare una maglia alta. Adesso lavoro una, 2, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, volto il lavoro, filo sull'uncinetto, vado sopra la prima maglia bassa e mi lavoro 3 maglie alte. Una, 2 e 3. Filo sull'uncinetto, vado sopra la successiva maglia bassa e mi lavoro le 3 maglie alte. Una, 2 e 3. E continuo così sino alla fine del giro. Termino il giro lavorando la maglia alta sopra l'ultima maglia alta del giro sottostante. Poi lavoro 3 catenelle, 1, 2, 3 e volto il lavoro. Vado a lavorarmi una maglia bassa in costa dietro, quindi prendendo la maglia da dietro sopra la terza maglia alta del giro sottostante. Qui abbiamo le 3 maglie alte, sopra la maglia centrale vado a lavorarmi la maglia bassa in costa dietro, quindi inserisco l'uncinetto sul davanti, sovrappongo la maglia, mi tiro il filo e mi lavoro la maglia bassa. 2 catenelle di separazione, una, 2,
vado sopra la seconda maglia alta e mi lavoro una maglia bassa in costa dietro, quindi inserisco l'uncinetto tra le maglie, vado sopra la seconda maglia, estraggo il filo, lo passo e mi lavoro la maglia bassa, 2 catenelle di separazione, una e due, e continuo così per tutto il giro. Termino il giro lavorando la maglia alta sopra l'ultima maglia alta del giro, poi lavoro le 3 catenelle, 1 2 3, volto il lavoro, vado al centro della maglia bassa, quindi sopra la maglia bassa successiva, e mi lavoro 3 maglie alte, una, 2 e 3. Filo sull'uncinetto, vado sopra la successiva maglia bassa e mi lavoro 3 maglie alte, una, 2 e 3, e proseguiamo così per tutto il giro. Termino il giro con una maglia alta sopra l'ultima maglia alta del giro sottostante, lavoro le 3 catenelle, 1 2 3, volto il lavoro, vado a lavorarmi la maglia bassa in costa dietro sopra la seconda delle maglie alte del giro di sotto, quindi inserisco l'uncinetto dal dietro sul davanti, estraggo il filo e mi lavoro la maglia bassa, 2 catenelle, 1 2, lavoro nuovamente la maglia bassa sopra la seconda delle maglie alte accanto, sempre in costa dietro, 2 catenelle, e continuo così per tutto il giro e proseguo ripetendo sempre il secondo e il terzo giro sino al raggiungimento della nostra circonferenza. Quindi ripeterò sempre questi giri sino a raggiungere tutta la nostra circonferenza, che nel mio caso è di 110 centimetri. Quindi lavorerò questi 2 giri per 110 centimetri. Mi raccomando, deve essere dal sottobraccio al ginocchio, oppure più lunga o più corta come più vi piace, però la circonferenza è quella che a noi interessa. Una volta lavorata tutta la nostra circonferenza, perché come abbiamo visto prima abbiamo lavorato, questo è il verso del lavoro e lo dovevamo lavorare per la nostra circonferenza. Io, raggiunta la circonferenza, stacco il filo e chiudo. Adesso cosa faccio? Mi vado a posizionare il lavoro in questo modo, vi faccio vedere. Metto il lavoro, lo posiziono in modo da creare i due davanti e il dietro. Vado prima di tutto a contarmi i giri dove abbiamo le maglie alte. Mi sono contata i giri dove ho tutte le maglie alte ed io ho 66 giri di maglie alte, gruppi di maglie alte. Quindi cosa faccio? 66 diviso 2 e fa 33. Adesso devo fa 33, quindi dovremo mettere 33 gruppi per il dietro
33 per il davanti, però il davanti è aperto, quindi lo dobbiamo ancora dividere. Quindi, visto che viene un numero dispari, sarebbe 16, qualche cosa, cosa faccio? Le maglie in più, i giri in più me li metto sul dietro, quindi sul davanti metterò 16 per un davanti, 16 per altro davanti, e il giro che mi viene in più lo aggiungo sul dietro, anche perché sul davanti creeremo un poco di bordino dove poterci mettere le asole e poi i bottoni. Quindi vado a sistemarmi il lavoro e a mettere i marcapunti. Qualora aveste un qualche giro in più, non vi preoccupate, mettetelo sul vostro dietro. Quindi, una volta sistemato il lavoro, vado a contarmi i miei giri, quindi ho detto che su metà davanti devo mettere 16 gruppi con le maglie alte, quindi vado a contarli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tra il sedicesimo e il diciassettesimo gruppo vado a mettermi il marcapunti. La stessa cosa la farò per il lato opposto. Adesso devo prendere la lunghezza spalla braccio, quindi la lunghezza del braccio. La lunghezza del braccio è centimetri 45. Quindi noi adesso abbiamo un lavoro così. Quindi abbiamo lavorato prima in lunghezza per la circonferenza, poi abbiamo girato il nostro lavoro e ci siamo ritrovati la circonferenza. Adesso, dove abbiamo messo il marcapunti, io aggiungerò una catenella lunga quanto tutta la lunghezza che mi serve del braccio, quindi da sopra la spalla dobbiamo prendere la lunghezza del braccio, che in questo caso è di centimetri 45. Andrò ad aggiungere una catenella da un lato e una catenella dall'altro lato. Una catenella lunga naturalmente 45 centimetri. Quindi dove ho il marcapunti riattacco il filo, inserisco l'uncinetto e mi vado a lavorare una catenella lunga i centimetri che mi servono. Quindi lavorerò la mia catenella lunga i miei centimetri su questo lato e anche sull'altro lato. Una volta aggiunta la catenella, che sarà la nostra manica, dove abbiamo messo i marcapunti ad entrambi i lati, proseguiamo con la lavorazione. Quindi sul rovescio del lavoro, qui dove abbiamo le scanalature, partiamo dalla punta della nostra catenella, perché adesso lavoreremo tutto insieme, la manica e il dietro, sino a raggiungere l'altezza della spalla. Quindi, proseguendo con la lavorazione, qui abbiamo la nostra catenella, dobbiamo raggiungere l'altezza della spalla, quindi andremo a lavorare
tutto insieme, la manica, le due maniche con il dietro sino a raggiungere la spalla, lavorando sempre lo stesso punto, ricordandovi sempre che è un multiplo di 3, quindi partendo dalla nostra catenella inseriamo l'uncinetto e lavoriamo lo stesso punto, quindi lavoriamo la maglia alta, una, due, 3 catenelle che sono la nostra maglia alta, saltiamo 2 catenelle di base, 1, 2, nella successiva mi vado a lavorare la maglia bassa. Due catenelle di separazione, 1, 2, salto 2 catenelle di base, nella successiva mi lavoro la maglia bassa e lavoro così per tutta la lunghezza della catenella che, ripeto, sarà la nostra manica. Quando arriverò sulla parte del dietro mi vado a lavorare la maglia bassa qui, aspettate, prendo una parte chiara, qui alla base dei gruppi di maglie alte, quindi qui lavorerò la maglia bassa, lavorerò le 2 catenelle maglia bassa, quindi quando ci ritroviamo sulla parte del dietro lavorerò maglia bassa, 2 catenelle, maglia bassa, 2 catenelle, maglia bassa, sino poi a lavorare anche l'altra parte della manica. Il giro successivo, naturalmente, lo sapete, abbiamo le 3 maglie alte sopra la maglia bassa. Il giro successivo abbiamo la maglia bassa in costa dietro sopra la seconda maglia alta, le 2 catenelle e proseguiamo. Naturalmente proseguite sempre con la sequenza dei 2 giri che abbiamo lavorato sino adesso, sino a raggiungere, come vi ho detto, l'altezza delle nostre spalle. Io ho terminato di lavorare l'altezza per raggiungere la spalla e questo è come si presenta il nostro dietro. La manica, il dietro del lavoro, la successiva manica. Adesso cosa dobbiamo fare? Io ho lavorato per raggiungere l'altezza 20 centimetri. Ho lavorato per 20 centimetri. Scusate, faccio la ripresa dall'alto per farvi vedere bene il lavoro. Quindi adesso cosa facciamo? Riagganciamo il filo sul davanti e riprendiamo la lavorazione. Quindi lavoreremo il metà davanti, ci riagganceremo qui dove abbiamo messo il marcapunti e lavoriamo il lato opposto della nostra manica, sempre naturalmente con i 2 giri della lavorazione sino a raggiungere il dietro. Però a 10 centimetri, quando abbiamo raggiunto i 10 centimetri della lavorazione, ecco, io ho già lavorato la parte opposta, così vi faccio, mi spiegherò meglio. Quando ho raggiunto 10 centimetri della lavorazione o 14 giri, mi fermo perché inizieremo a fare un po' di scollatura. Ecco come si presenta la parte opposta. Come potete vedere, ho lavorato sul metà davanti e sopra la parte opposta della manica sino a raggiungere poi la lunghezza della spalla. Quindi ci fermeremo, ripeto ancora una volta, raggiunti i 10 centimetri o 14 giri. Allora, come vi ho spiegato in precedenza, ho lavorato
questa altezza qui 20 centimetri ed ho lavorato la manica con il dietro. Adesso per lavorare il davanti con la manica ci lavoriamo il metà davanti riagganciandoci alla manica già lavorata all'altezza di centimetri 10 ci fermiamo perché poi effettueremo delle diminuzioni per creare un po' di scollatura, quindi a 10 centimetri oppure 14 giri o dipende naturalmente dalla vostra misura, ci fermiamo per effettuare la lavorazione. Mi raccomando, dobbiamo lavorare il metà davanti con la parte opposta della manica che già abbiamo lavorato. Per maggior precisione, perché per le non esperte, quando agganciamo il filo lo agganciamo sul rovescio del lavoro, perché iniziamo la lavorazione come vi dicevo, ma poi il lavoro verrà messo così. Quindi lavoriamo il metà davanti, ci riagganciamo dove abbiamo il marcapunti e lavoriamo la parte opposta della manica che già abbiamo lavorato. Quindi la lavorazione sarà effettuata in questo modo, altrimenti sorgeranno dei dubbi su come procedere a mantenere il lavoro. Quindi metà davanti e la nostra lavorazione sarà sempre in giri di andata e di ritorno in questo verso. Ho raggiunto l'altezza per iniziare le diminuzioni. Adesso cosa faccio? Lavoro una catenella e volto il lavoro. Mi trovo sul rovescio del lavoro, quindi a maglia bassissima salto la prima maglia alta, salto la seconda maglia alta, vado sopra la terza maglia alta. Qui lavoro le 3 catenelle che sono la prima maglia alta, 1, 2, 3, poi procedo come la lavorazione. Entro nella seconda maglia alta e mi lavoro una maglia bassa in costa dietro ed ho effettuato la prima diminuzione e procedo così adesso lavorando sino alla fine del giro, poi lavorerò il giro di maglie alte e ci rivediamo tra poco. Dopo la prima diminuzione arrivata all'altra estremità, ho lavorato anche il giro con i gruppi di 3 maglie alte. Mi raccomando, sempre sulla parte del davanti, anziché arrivare a lavorare sino all'ultima maglia alta, maglia bassa, scusatemi, cosa faccio? Lavoro le 3 maglie alte sopra la penultima maglia bassa, una, 2, 3. Poi filo sull'uncinetto, vado a lavorarmi la maglia alta sopra la maglia alta saltando l'ultima maglia bassa. In questo modo poi lavoro una catenella, volto il lavoro, cammino con la maglia bassissima sopra la prima e la seconda maglia alta, una, 2 e vado sopra la terza maglia alta.
Qui lavoro le 3 catenelle, 1, 2, 3, che sono la maglia alta, vado a lavorarmi la maglia bassa in costa dietro, lavoro la maglia bassa, le 2 catenelle, maglia bassa. Procedo così fino alla fine del giro, lavoro il giro di ritorno delle maglie alte ed effettuo nuovamente una diminuzione. Qui già abbiamo lavorato 2 diminuzioni, ne dobbiamo lavorare altre 4, quindi ancora lavorando in giri di andata e di ritorno. In totale dobbiamo effettuare 6 diminuzioni, quindi 6 giri di diminuzioni. Quindi in totale 6 giri di diminuzioni. Una volta effettuati i 6 giri di diminuzioni, poi proseguiamo dritto con la lavorazione sino a raggiungere l'altezza delle spalle. Una volta terminati i 6 giri di diminuzioni, proseguiamo dritto sino a raggiungere l'altezza delle spalle ed ecco come si presenta la scollatura. Abbiamo creato un po' di arrotondamento a livello del collo. Se volete potete farla più bassa o più alta, come più vi può piacere. Poi, una volta che abbiamo raggiunto l'altezza delle spalle, cuciamo in tutta la lunghezza, compresa la manica. Questa è l'unica cucitura che effettueremo. Poi, un'altra cosa, sul davanti, in tutta la lunghezza, su entrambi i lati, qui lavoriamo 3 giri a maglia bassa, giusto per rifinire. Quindi agganciamo il filo, lavoriamo 3 giri in andata e in ritorno a maglia bassa sino a raggiungere questa altezza qui dove abbiamo iniziato la diminuzione. Su entrambi i lati lavoriamo 3 giri a maglia bassa. Ci vediamo dopo. Ho terminato di lavorare su entrambi i lati i 3 giri tutti a maglia bassa. Ho cucito le maniche, come vi dicevo l'unica cucitura che dovremo effettuare è dalla punta della manica sino alla spalla. Ho cucito entrambe le maniche. Adesso intorno alla scollatura vado ad effettuare solo un semplice giro di maglia bassissima, quindi vado ad inserire l'uncinetto alla punta del lavoro, estraggo il filo, vado nella o sulla maglia successiva, cammino qui prendendo solo il primo filo della maglia o della catenella che vi trovate e lavoro la maglia bassissima, giusto una piccola rifinitura in questo modo. Senza naturalmente tirare molto il filo, ma lasciandolo abbastanza morbido in modo da non farlo tirare. In questo modo, così procedo per tutta la scollatura. Poi io ho deciso di mettere questi bottoni in legno grossi che richiamano i colori. Ne metterò
uno su, uno al centro qui del seno ed uno a livello della vita. Visto che non abbiamo lavorato le asole, ho deciso di creare gli allamari, quindi vado ad inserirmi, naturalmente prendendo la misura del bottone, vado ad inserirmi l'uncinetto, estraggo il filo e mi creo una catenella abbastanza larga da poter poi attaccare all'estremità. In questo modo il giro successivo lavorerò maglie basse, quindi mi vado a girare il lavoro e mi lavoro al suo interno tutto maglie basse. In questo modo, e lo farò abbastanza largo ma non troppo da permettere al bottone di inserirlo. Quindi questo sarebbe l'effetto. Naturalmente dopo, mi raccomando, guardate il video di presentazione, vi mostrerò e vi rispiegherò tutta la lavorazione. Voi naturalmente potete scegliere di mettere bottoncini più piccoli, lasciarlo così aperto, oppure addirittura mettere una chiusura a lampo. Diamo una bella vaporizzata e poi vedremo il risultato finale.